Ciao a tutti! Nel tutorial di oggi vi mostro due accorgimenti da avere per passare da questa lavorazione che ha tutti i forellini al centro a questa che è praticamente perfetta. Questo inizio normalmente lo utilizziamo quando facciamo scarpette, zampe, per esempio appunto questi scarponcini hanno questo inizio. E qualche volta succede che, adesso qui ho voluto esagerare e ci sono fori in tutti i punti, però all'inizio quando siamo principianti spesso ci capita questa situazione, ma soprattutto normalmente si crea un foro in fondo dove facciamo tutti gli aumenti. La prima cosa da fare è scegliere l'uncinetto giusto. Per esempio, questo pezzo l'ho lavorato con un uncinetto da 3,5 mm, mentre questo l'ho lavorato con un uncinetto da 3 mm. Come sappiamo, quando lavoriamo amigurumi dobbiamo scegliere un uncinetto più sottile di quello indicato dal filato. Normalmente, per esempio questo è un filato da lavorare con uncinetti da 4 mm, normalmente si sceglie un uncinetto che abbia una misura in meno, quindi 3 mm. Però poi ovviamente questo dipende sempre dalla mano che abbiamo, ognuno di noi valuta questa cosa. Però quello che vogliamo ottenere è una lavorazione compatta che non abbia fori tra un punto e l'altro. I fori si presentano in tutta la lavorazione se l'uncinetto non è adeguato, ma ancora di più si notano in una partenza come questa, in cui partiamo con le catenelle e cominciamo a lavorare intorno alle catenelle. E questo è il primo accorgimento, scegliere l'uncinetto giusto. E adesso vi mostro invece il trucchetto per non fare il buchino proprio nell'ultima catenella. Per iniziare una lavorazione ovale come quella che abbiamo visto, cominciamo sempre da una riga di catenelle. In questo caso ho lavorato 6 catenelle. Cominciamo a lavorare sempre dalla seconda catenella dell'uncinetto e la differenza la fa come lavoriamo nelle catenelle. Come sappiamo, possiamo lavorare nelle catenelle in diversi modi. Possiamo prendere un solo filo, in questo modo. Possiamo prenderne due, entrando con l'uncinetto in modo più verticale e restano 2 fili dietro, oppure possiamo lavorare nel filo che c'è dietro le catenelle, questo verticale. Davanti la catenella si presenta come una V, se ruotiamo le catenelle dietro troviamo un filo, questo. Per fare bene questa lavorazione dobbiamo lavorare proprio nel filo dietro. In ogni catenella entriamo in questo filo dietro e lavoriamo il punto, normalmente. Un punto in ogni punto fino all'ultima catenella. Nell'ultima catenella, in questi schemi, normalmente dobbiamo lavorare 3 punti o 5 punti. In ogni caso, lavoriamo intanto un punto nel filo dietro e lavorando nel filo dietro delle catenelle ci resta sotto il davanti delle catenelle. Vediamo proprio l'intera catenella sotto. Lavorato il primo punto nell'ultima catenella, prendiamo il filo iniziale e lo tiriamo in modo che il nodo del nodo iniziale finisca dietro. Qui tutti gli altri punti li lavoriamo nello stesso punto, sempre qui dove abbiamo lavorato l'ultimo punto, però anziché continuare a lavorare qui e lasciare il nodo da questa parte del lavoro, il filo lo tiro e lavoro oltre il nodo rimane da questa parte e io lavoro direttamente sui 2 fili della catenella. Il punto in cui entrare è sempre lo stesso, ma in questo caso, tirando il filo, il nodo rimane dietro al punto.
e qui lavoriamo tutti gli altri punti che dobbiamo lavorare. Possono essere 3 o 5, tutti qui. Tre, 4, 5. Se avete 5 punti da lavorare, alla fine vi conviene lavorarne 2 normalmente e poi spostare il nodo. Se invece ne avete 3, lavorate un punto e gli altri 2 li lavorate con il nodo già spostato. A questo punto lavoriamo sul resto delle catenelle, prendendo tutta la catenella e nascondendo anche il filo iniziale, cioè lo mettiamo dietro i punti. Qui prendiamo tutta la catenella e anche il filo iniziale. Lavoriamo tutti i punti che dobbiamo lavorare. E lavoriamo anche nel primo punto, anche qui dobbiamo lavorare più punti normalmente. Continuiamo a nascondere il filo iniziale e anche il filo iniziale nascosto nei punti ci può aiutare perché potrebbe aprirsi anche questo primo punto. In questo caso, se ho nascosto il filo dietro, tirando leggermente il filo, chiudo questo punto, ma lo devo tirare poco, altrimenti arriccio anche tutto il lavoro qui. Però anche tirare questo filo una volta nascosto nei punti può aiutare. Se tiro troppo si piega tutto il lavoro, quindi ovviamente non troppo, però se tiro solo un po' mi aiuta eventualmente a chiudere anche questa parte. E questo è il risultato. E anche per oggi abbiamo terminato. Fatemi sapere se conoscevate già questo trucchetto per ottenere una lavorazione ovale perfetta, scrivendo un bel messaggio qui sotto al video, e se vi è piaciuto il tutorial o se vi è stato utile non dimenticate di regalarmi il vostro like. Come sempre vi ringrazio moltissimo di avermi seguita anche in questo tutorial, ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo tutorial e nel frattempo vi mando un grandissimo abbraccio e un bacio. Ciao!